Ale, ale, due belle notizie. Ale, 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 ale. Ho due belle notizie per tutti voi. Ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti in un nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Come mi vedete sto sorridendo. E perché sto sorridendo? Per due notizie, una molto più importante dell'altra, ed è che ieri mio papà, come vi ho raccontato, è stato operato, è uscito dalla sala operatoria, sta bene, vi ringrazia, vi manda a tutti un grandissimo Forza Milan. Papa Gigi sta bene, è uscito dalla sala operatoria, tutto bene, e adesso riparte la riabilitazione, quindi grazie di cuore a tutti fratelli per essermi stati vicini. Vi dico una cosa, apro e chiudo brevemente questa cosa. Raga, io dico sempre che siamo una famiglia e vi ho sentito vicini. Vi ho sentito veramente vicini in tutta questa ultima settimana dove purtroppo è successa questo gravissimo problema a mio papà. Ho visto che mi siete stati vicini, grazie di cuore. Diciamo sempre che siamo una famiglia e ho avuto da voi la conferma che siamo veramente una famiglia. Grazie di cuore veramente a tutti. E insomma, Papa Gigi vi manda un Forza Milan a tutti. Seconda notizia ragazzi, molto bella. Ale, 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 siamo in 25.000. Ale, 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 siamo in 25.000. Sono contento ragazzi, sono contento. Grazie di cuore a tutti per il supporto. E aprendo e chiudendo brevemente questo momento di momento felice, no? Visto che comunque il Milan non ci regala momenti di felicità, almeno ce li autoregaliamo a vicenda. Niente, dai, 25.000 è una bella milestone ragazzi, un bel punto, e lo vedo come un punto comunque di ripartenza, come sempre abbiamo fatto su questo canale. Mi vengono in mente quando eravamo in 200 su questo canale, che facevamo le live, eravamo in 12 a guardarmi, e ieri, non so, ieri eravate in tantissimi sulle piattaforme, 10.000 da una parte, 200 dall'altra, 50 dall'altra parte. Grazie di cuore veramente a tutti. E chiudo, e mi viene sempre in mente quando insomma ci sono persone di voi che mi scrivono, che mi dicono: Lollo, ti guardo tutti i giorni da anni e siamo cresciuti insieme. Io sono invecchiato perché sono molto più vecchio di voi, però ci sono persone che mi seguono tutti i giorni, mi seguono magari quando avevano 14 anni e adesso ne hanno 23, ne hanno 20, 23. Bello ragazzi, bello. Allora, notizie di giornata. Ovviamente adesso andiamo a parlare di cose anche qua molto meno importanti. Andiamo a leggere quella che è la realtà. Ho una roba per affrontare il prossimo periodo, ma ve la racconto dopo la sigla. È tutta una mia roba che ho escogitato nel cervello. Dopo ve la spiego. Ragazzi, però andiamo a parlare delle due notizie principali. E quali sono le due notizie principali? Fofana e Morata, ecco le offerte. Notizie caldissime veramente di pochi minuti fa. La prima riguarda Fofana, la seconda, come vi dicevo, riguarda Morata, perché sono arrivate le prime due offerte per ingaggiare i giocatori. Calciomercato.com dice: arrivata ufficialmente la prima offerta dal Milan al Monaco per acquistare Fofana. 12 milioni più bonus, quindi all'incirca un'offerta di 15 milioni. Per il giocatore pronto un contratto di 4/5 anni, quindi 4 con l'opzione del quinto, a 3,5 milioni di euro a stagione. Si attende una risposta che forse, che crediamo tutti, arriverà dopo l'europeo. Come abbiamo già ampiamente riferito, però il Monaco vuole, la sua prima richiesta per Fofana è di 20 milioni bonus inclusi, quindi noi a questo momento siamo a 15 milioni bonus inclusi. La richiesta del Monaco è di circa 20 milioni bonus inclusi. Ho letto già un sacco di ironia, no, rispetto a questa cosa. Eccolo, adesso partiamo, offriamo meno fino a quando poi il giocatore lo perdiamo. Ultimamente è successo molto spesso. Speriamo che non sia così, però credo che questa cosa del io ti offro un tot e tu mi chiedi un tot sia semplicemente il gioco delle parti. L'unica cosa che chiedo, e sento di poterlo chiedere un po' a nome di tutti i tifosi del Milan: facimmo impresso ragazzi, perché abbiamo bisogno di aggrapparci a delle notizie positive. L'arrivo di Fofana potrebbe essere una cosa positiva dal mio punto di vista, visto che fino adesso di cose belle ne sono successe zero. Sarebbe comunque un buon passo in avanti. Ma abbiamo anche l'offerta per Morata. Allora, io rimango della mia idea,
ve l'ho detto, ridetto e stradetto centinaia di volte. Ho visto che avete commentato in tantissimi, sia sotto i video di ieri di YouTube che sotto il canale, nei commenti sul canale di TikTok. Grazie di cuore a tutti ragazzi, stiamo arrivando a 10.000 iscritti sul canale di TikTok. Ragazzi, offerta per Morata, eccola qua. Come riportato invece questa dalla Gazzetta dello Sport, è Alvaro Morata il prescelto del Milan per la maglia numero 9 e per la pesantissima eredità di Olivier Giroud. Il club rossonero ha offerto allo spagnolo un contratto da 4 milioni di euro a stagione per i prossimi 3 anni. Morata chiede qualche giorno, perché aveva giurato, vi ricordate quello che vi dicevo l'altro giorno, aveva giurato amore all'Atletico quando si parlava però di offerte arabe. Poi è arrivata l'offerta del Milan e ha scombussolato un po' tutti i piani di Morata. La decisione finale arriverà solo dopo gli europei. Fino ad allora i milanisti dovranno aspettare e sperare, e noi funziona così ragazzi. Noi andiamo Fofana, Morata, Rabiot, Depay, tutti i giocatori che stanno giocando gli europei, e quindi rimaniamo qua così appesi così ad aspettare che succeda qualcosa. Ragazzi, per quanto riguarda Fofana, quindi chiudo questo breve blocco e poi rimando tutti voi al mio canale YouTube LOL Milanisti Official per chi mi sta guardando da TikTok. Lì andiamo avanti poi ovviamente con tutti i discorsi. Ragazzi, per quanto riguarda i giocatori, Fofana è un super mega gigante, sì, gigante grosso così, sì, lo vorrei domani mattina al Milan. Fofana è un ni, cioè quindi è un sì e un no, è un ni, nel senso è sì se viene lui in combinata, in combo, come vi dicevo l'altro giorno, con qualcun altro. Se viene solo Morata, anche no, nel senso, allora vado su altri obiettivi, Sesko, Gyökeres, tutti gli altri nomi che già abbiamo detto, ridetto centinaia di volte. Allora ragazzi, noi su YouTube, sul canale LOL Milanisti Official andiamo avanti. Se mi avete guardato fino adesso su TikTok, iscrivetevi perché dobbiamo arrivare a 10.000, manca poco, dai ragazzi, lasciate il follow al mio profilo e abbiamo tante cose di cui parlare. Vi devo parlare di Fonseca perché ieri c'è stato il raduno del Milan, l'abbiamo guardato in diretta tra l'altro su tutti i miei canali, su tutte le mie stream. Parliamo di Emerson Royal. Poi vi devo parlare di una cosa che ha detto Criscitiello. Andiamo un attimo a vederla. Poi purtroppo la Juve ha preso Khéphren Thuram. Stamattina era a fare le visite e ne parliamo un attimo perché quella roba lì è stata come no, non posso dirlo perché poi vengo censurato. È stata una cosa che non mi è piaciuta perché speravo che venisse al Milan. E poi alla fine vi devo parlare di Yazici. Dopo vi spiego tutto. Bene ragazzi, prima di andare in sigla, pollice in su, iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Su YouTube abbiamo superato i 25.000. Dai ragazzi, che adesso puntiamo a 30.000, quindi like a questo video, iscrizione al canale che arriviamo a 30.000. Se mi state guardando a TikTok, iscrivetevi invece al mio profilo perché dobbiamo arrivare a 10.000. Andiamo in sigla, oggi sono super felice, super contento. 1, 2, 3, sigla. Mettiamoci calmi e parliamo di tutto. Allora ragazzi, come sempre, no? Qua su YouTube stiamo un pochino più tranquilli, siamo tra di noi, nella nostra famiglietta. Ragazzi, allora, Morata e Fofana. Morata lo sapete, Morata mi va bene, come vi dicevo prima. Sì, ma deve arrivare qualcun altro. Se arriva solo Morata è una delusione, cioè ve lo dico subito. Non che Morata non mi piaccia, anche ieri in live. Ma Lollo, ma perché parli sempre male di Morata? Ma io non parlo male di Morata, raga. Vi sto semplicemente dicendo che Morata sì Morata, ma non solo Morata. Devi fare Morata e un altro giocatore, anche perché, piccola mia considerazione personale, se Morata lo vai a pigliare con 12 milioni della clausola, adesso non mi ricordo neanche quant'è, aspettate che ve lo dico, clausola Morata 13 milioni contro i 13, cioè ragazzi, se prima, ascoltate il mio ragionamento, se prima il Milan era disposto a spenderne 40 più 10, facciamo per Zirkzee, anche lì, tra l'altro Zirkzee, ieri qualcuno, l'ho detto stamattina, chi ha visto il mio shorts su YouTube e chi ha visto la mia storia sul mio profilo Instagram, Lorenzo_Lolo Music, ieri qualcuno in live mi ha messo un pulcione gigante nell'orecchio e ha iniziato a dirmi, ma Lollo, ma guarda che Ibra sta bluffando. E io, come Ibra sta bluffando? E Ibra dice quella cosa lì per far capire a chi, a Jorab Chan, che noi abbiamo mollato il giocatore e andiamo su altri obiettivi. Fratello o sorella, non mi ricordo chi l'ha scritto ieri.
Ma magari, ma se io oggi dicessi questa cosa, io probabilmente mi starei prendendo per il culo, perché io so benissimo che il Milan, arrivati a questo punto, non prenderà più Joshua Zirkzee. Quindi apprezzo la tua proverbiale positività, che ben combacia con la mia proverbiale positività, ma non credo che alla fine Zirkzee venga, ragazzi. Non credo, raga, dopo le parole di ieri di Ibra, oramai ti dice appartiene al passato, oramai appartiene al passato, raga, appartiene al passato, punto e basta. Mettiamoci una croce sopra, una X sopra, appunto come ha detto Zlatan, ragazzi. Adesso chi arriva? Vi stavo dicendo, finisco il discorso economico. Se prima il Milan era disposto a spendere 40 milioni più 10, ok, facciamo 10, che il Milan gli offriva 10, non credo che gli offrisse 10 alla gente, però facciamo finta. 40 più 10 vuol dire che il Milan stava pensando di mettere 50 milioni di piccioli sull'acquisto dell'attaccante. È ovvio che se adesso vai a prendere se adesso vai a prendere Morata e lo paghi 12, mica c'è tutto il resto dei piccioli che ti avanzano. Quindi magari, non lo so, magari il Milan farà veramente quello che io vi raccontavo, cioè il fatto che magari il Milan va a prendere Morata e ti sei messo a posto, e tu l'attaccante, il tuo 9 ce l'hai, che riesce a cucire il gioco, è uno che segna, è uno che comunque il suo gioco lo fa. Ma il resto dei piccioli devi buttarli su qualcuno. Cioè il resto dei piccioli che ti sei risparmiato dall'acquisto di Joshua Zirkzee, dell'eventuale acquisto di Joshua Zirkzee, e vammeli a buttare però su un altro attaccante. Ce li hai, ragazzi. Cioè arrivare a 50 da 12, ragazzi, sono tanti soldi, ragazzi. Tutti i soldi che tu puoi prendere e andare a buttarli su un'altra punta. Ora, non vi dico che magari dobbiamo andare a prendere Gyökeres, ragazzi. Ho fatto un grave errore. Ho fatto un grave errore e lo dichiaro alla dogana. Ho fatto un grave errore, cosa ho fatto? Sono andato a vedermi i video qua su YouTube di Gyökeres. Com'era? Così? Minchia, raga, che giocatore. Piacerebbe un sacco, ragazzi. Ma io c'ho l'innamoramento facile per i giocatori. Mi sono innamorato di Zirkzee e poi ho preso la legnata in testa. Adesso sento quel friccicorio. Mi sa che mi sto innamorando sportivamente, ovviamente. Mi sto innamorando di Gyökeres. Non lo so, ragazzi, vediamo cosa succede. Ma ho paura di prendermi un'altra badilata in testa sull'attaccante, quindi rimango schiscio. A proposito, vi devo raccontare quella roba lì del rimanere schisci. E quindi niente, ragazzi. Quindi invece per Fofana andrai a prenderlo domani mattina, ma questo ve lo dico già da 2 mesi. Allora, attenzione, ragazzi, vi devo spiegare la mia teoria, ok? Allora, dobbiamo rimanere schisci. Ragazzi, allora, la chiave di lettura di quest'estate qual è? È quella di rimanere schisci. Perché vedo da una parte e dall'altra, vedo sia da una parte quelli che perdiamo, arriviamo decimi, andiamo in Serie B, tutti, sapete, no, super mega negativi. Dall'altra parte invece super mega positivi, ma fa niente, non prendiamo Zirkzee, andiamo a prendere un altro, comunque quest'anno ragazzi, volete un consiglio? State nel cestino. Stiamo qua tutti belli tranquilli nel cestino. Non andiamo a romperci le palle da soli, sia in positivo che in negativo. Non iniziamo a fare i video pindarici e adesso arriva questo e poi dopo arriva quell'altro, facciamo uno squadro. Stiamo calmi, ragazzi. Stiamo calmi. Sia in positivo, quindi stiamo calmi, sia in negativo. Noi stiamo qua nel nostro cestino e quando arriva l'interista che dice sfigati, volevate prendere Zirkzee, non l'avete preso quest'anno. E voi sai cosa dovete rispondere? Sì, vabbè, così. No, scusa, potreste usare il d'altronde, la grande teoria del d'altronde che un giorno vi racconterò. Quando arriva un interista, uno juventino che vi dice fate cagare qua, e tu dici d'altronde, perché se rispondi d'altronde, dall'altra parte non hanno nessuna cosa a cui aggrapparsi. Il d'altronde è la risposta. Un giorno vi racconterò tutta la teoria. Il d'altronde è la risposta che uno dà quando non ti vuole rispondere, ok? Milanista sfigato, fate cagare, perché non avete preso Zirkzee? E tu cosa rispondi? D'altronde. E lì basta, cioè lì capito? Non va più avanti la discussione. Quindi uguale, sia da una parte quando arrivano gli insulti, quando incontrate il milanista come tanti, no? In questo momento milanisti pessimisti, arriviamo ultimi e d'altronde, e basta, e finisce lì. Ma uguale anche dall'altra parte, no? Quando trovi quello super mega positivo, no? Lollo, adesso non prendiamo più Zirkzee perché abbiamo tenuto i soldi perché andiamo a prendere Osimhen. Ma ti ascoltasse il sanculino
Torino e facesse arrivare Victor Osimhen, ok? Ma ti do un consiglio, ascolta un consiglio da papà Lollo, ok? Non fare voli pindarici, perché poi dopo pigliamo le mazzate sulla capa. Stiamo tranquilli, ragazzi, stiamo tranquilli. Lasciamo fare le cose che speriamo che succedano, perché non sta succedendo niente. Speriamo che succeda qualcosa e, come vi ho detto prima, se deve arrivare qualcuno, che facciano ampresso, ok? Basta, questa qua era tutta la mia teoria. Quindi raga, sia i positivi che i negativi, d'altronde quella è la risposta, mi raccomando. Allora, Fonseca. Allora ragazzi, la Gazzetta dello Sport, cosa è successo? Ieri c'è stata l'avete visto, no? Il raduno del Milan. Tra l'altro vi dicevo prima, prima della sigla, grazie di cuore, ieri eravamo in tantissimi. 14.000 su TikTok, 200 su YouTube, 30-40 dall'altra parte. Grazie, mi avete seguito in tantissimi nella live di ieri pomeriggio. E per appunto il raduno del Milan, Fonseca nel corso del primo allenamento ieri ha chiesto subito intensità e possesso. Dito puntato sulla tempia, pensare veloce, giocare semplice, giriamo palla, creiamo le condizioni per il cambio di campo. Ora, al netto che sapete benissimo che le ricostruzioni ogni anno per quanto riguarda questo momento sono sempre un po' esagerate. Al netto di questo, io, come vi ho detto già qualche altra volta, io a Fonseca chiedo solo una cosa: mi devi giocare normale. Io non ti chiedo di essere il Pep Guardiola, caro il nostro Ciaba. Il nostro Ciaba Fonseca, Ciaba, lo chiameremo Ciaba. Il nostro Ciaba non deve... Ieri qualcuno mi ha detto: Lollo, se poi gioca bene... diciamo che fa il ciabismo. Ecco, io non voglio che mi fa il ciabismo. Caro Fonseca, io non voglio che mi fai il ciabismo. Io voglio che mi giochi normale. Non voglio i terzini a fare gli attaccanti, Maignan a fare il trequartista e Fofana, speriamo, volesse Dio, Fofana a fare il difensore centrale. No, io voglio della regolarità normale. Terzini che fanno i terzini, difensori che fanno i difensori, due giocatori davanti alla difesa che mi fanno filtro alla difesa e non vanno a pressare il portiere dell'altro attaccante, i terzini che mi stanno nelle loro posizioni, l'attaccante che tranquillo. Raga, non voglio il ciabismo, io voglio una roba tranquilla, ok? Per piacere voglio una roba tranquilla. Andiamo avanti. Emerson Royal, il Tottenham ha rifiutato l'offerta per Emerson Royal. Tottenham, va benissimo. Tottenham, guarda, lo dico, Tottenham, se vuoi continuare a rifiutare le offerte per Emerson Royal, ma fai pure, Milan continua pure a offrire 10 milioni per Emerson Royal. Raga, a me non piace. Anche ieri ho avuto modo di parlare con un mio carissimo amico tifoso del Milan e del Tottenham, italiano che abita in Inghilterra, quindi conosce benissimo il Tottenham perché lo segue, la sua seconda squadra, e continua a confermarmi quello che vi dico io da me. Raga, le Meida no, si direbbe qua a Milano. Lasciamo stare, ragazzi. Lasciamo stare, perché non mi sembra proprio un giocatore su cui fare affidamento. Ma anche perché poi, tra l'altro, ieri vi volevo dire una cosa e mi sono dimenticato. Ieri per mio papà ero con la testa un po' all'aria. Ma c'è libero Cancelo. Ok, Cancelo ti chiede 5 milioni, 6 milioni di stipendio, tutto quello che volete, non entro manco in quelle. Ma c'è libero Cancelo! Andiamo a prendere Cancelo! Perché dobbiamo andare a prendere Emerson Royal, ragazzi? Andiamo a prendere Cancelo, ti costa piccioli di stipendio? Sì, ma ti costa zero, te lo danno in prestito. Vabbè, comunque, al di là di quello, io andrei a prendere Cancelo. Ultime cose. Allora, intanto questa roba qua ve la leggo veloce perché ve la devo leggere. Ragazzi, è qua un'altra mazzata. Cioè, un'altra mazzata. Khéphren Thuram ufficiale alla Juve. Khéphren Thuram da questa mattina è sbarcato a Torino. Nel pomeriggio ci sarà la firma. Oh, raga, e io ci rimango male. Perché io Khéphren Thuram lo volevo, ragazzi. È un bel giocatore, secondo me farà bene alla Juve. La Juve sta facendo, per quanto malissimo mi faccia male dirvi questa cosa, raga, la Juve sta facendo un calciomercato mostruoso. È vero che la Juve si deve ricostruire dopo un campionato scandaloso dell'anno scorso. Noi, ok, dobbiamo fare un altro tipo di calciomercato. Cazzo, ma tutti quelli fuori stanno comprando, ragazzi. Douglas Luiz è forte, Khéphren Thuram è forte. Oh, raga, complimenti alla Juve. Rosico, sì, di brutto, perché volevo comprarlo io. Poi Yazici, vabbè. Yazici, vabbè, fa niente. Allora, dove vi volevo portare? Questa mattina ha parlato Criscitiello e dice:
il titolo dell'articolo che viene riportato è: Criscitiello attacca il Milan sul progetto Under 23. Il Milan, dice lui, per me così non va lontano. Le parole di Ibrahimovic questa mattina fanno capire che il Milan sta confondendo il progetto Under 23. Il Milan futuro non può essere il Milan passato e neanche il Milan presente. Chi fa la seconda squadra deve capire che per far giocare i calciatori che escono cioè praticamente lui dice che all'interno del Milan futuro devono giocare i giocatori della primavera, assolutamente, cioè quelli che arrivano dalla primavera, e costruire una squadra per la primavera. La critica che muove Criscitiello, e vorrei rispondere a Criscitiello, e qual è che lui dice? Lui a un certo punto dice non è che tu prendi Origi e quindi lo scarto e la minaccia è quello di mandarlo in Under 23, non è quello il progetto delle squadre B. Il Milan deve capire che Ibrahimovic non può permettersi di dire una cosa del genere. In conferenza stampa, con la minaccia di Origi di andare a giocare a 4,5 milioni di euro in Serie C, la Serie C questa cosa non la può permettere. Allora, volevo rispondere, no, per quanto possa valere la mia risposta, volevo rispondere a Criscitiello. Io credo che non è che Ibra abbia detto questa cosa, cioè Origi e Ballo Touré li mandiamo in Serie C, scusate, li mandiamo a giocare al Milan futuro. La mia visione, magari sbaglio, non è che lui ha detto li mandiamo a giocare al Milan futuro per sminuire il Milan futuro. Cioè, è semplicemente, come vi ho raccontato ieri, credo sia semplicemente una mossa strategica da parte del club ai giocatori, come dire basta, andatevi a cercare un'altra soluzione, siete fuori rosa. Quindi concordo con Criscitiello quando dice che il Milan deve costruire una squadra per il Milan futuro di Serie C che possa competere per la Serie C. Invece non concordo con lui quando dice che il Milan manda Origi e Ballo Touré in Serie C per sminuire la Serie C. Almeno io non l'ho visto in diretta e vi leggo quello che è scritto sull'articolo. Nel caso avesse detto una cosa diversa Criscitiello, mi scuso con lui, nel caso avesse detto una cosa diversa. Nel caso invece il concetto fosse quello di Criscitiello, mi permetto di dire che non sono d'accordo con lui. Il fatto che il Milan ha mandato lì i giocatori sono semplicemente per metterli nell'angolo e di li prendete e andate via. Mia opinione. Ragazzi, grazie di tutti per i 25.000. Ovviamente non ci fermiamo perché adesso puntiamo ai 30.000, quindi se avete guardato questo video e fate parte dei 73-44% delle persone che non sono iscritte al canale, iscrivetevi. Vi ricordo che potete iscrivervi qua. Sotto qua c'è il tasto per abbonarvi, vi state abbonando anche in tantissimi, quindi grazie di cuore. Qua sotto c'è il tasto abbonati per entrare in famiglia e sostenere il mio canale con 1,99 € al mese, quindi una stupidata che è un caffè, a voi non costa niente, mi aiutate a me perché tanti di voi che sostengono il canale mi date la possibilità comunque di fare contenuti eccetera eccetera. Adesso arrivano anche le live serali. E poi mi potete anche seguire, appunto, come vi dicevo prima, sul canale Viola, Lorenzo Lolo Official, e anche su TikTok, che anche lì il mio è sempre uguale, Lorenzo Lolo Official. Grazie di cuore a tutti, un saluto, vi riporto un Forza Milan da parte del nonno Gigi. Ciao a tutti ragazzi, grazie di cuore, vi voglio tanto bene. Ciao a tutti, Forza Milan, Madre del Clinter, ciao!